A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store, non vorrete il folletto. Oggi vediamo come sostituire l'asta di trasmissione all'interno di un folletto 140. Per asta di trasmissione si intende l'asta che sta all'interno della macchina, che trasmette il comando della velocità e fa girare l'interruttore posto sulla parte inferiore della macchina. Allora, iniziamo. Per prima cosa vediamo subito la spazzola e l'unità filtro. L'unità filtro, per toglierla basta prendere saldamente lo sportello e tirarlo verso di noi, in questa maniera. Ora svolgiamo il cavo, ruotiamo la macchina, prendiamo un giravite Torx T10. Noi per comodità abbiamo preso un trapano con un inserto sempre Torx T10. Sia l'inserto sia il giravite lo trovate comunque sul nostro store, nel caso in cui a casa non lo avete. Proseguiamo a svitare tutte e 9 le viti. Ora premiamo il tasto verde e tiriamo la calotta verso l'alto. Fatto questo, più o meno a questa altezza, filate la calotta verso il manico in questa maniera. Perché fare questo movimento? Perché ci sono questi due perni, nel caso in cui non si fa questo movimento si rompono di netto. Ora siamo alla parte un po' più delicata. Vediamo intanto il pulsante perché altrimenti lo perdiamo. Ora bisogna togliere il cavo, quindi filiamo anche il cavo. Ora abbiamo bisogno di una lamina di acciaio larga all'incirca 4 mm. Noi non l'abbiamo, ma risolviamo con una fascetta, quindi una comune fascetta. L'importante è che sia abbastanza lunga. Bisogna piegare leggermente in questa maniera e infilarla con il manico in questa posizione, quindi dovete vedere liberi i primi due fori, inserirla all'interno del manico e sfilarla fino quasi alla fine. Se vi farà un po' di ostacolo dovete semplicemente fare qualche tentativo, più o meno in questa posizione. Quindi avendo infilato l'intera fascetta tenete saldo il folletto, saldo anche il manico e una botta secca tirate il manico verso l'esterno in questa maniera. Perché fare questo movimento? Serve a superare questo fermo, questo verde, e l'unico modo è utilizzare qualcosa di fino tipo la fascetta che permetta comunque di eliminare l'ostacolo nel momento in cui si va a tirare il manico. Fatto questo, prendete un giravite con testa a taglio, rotate il folletto, mettete l'interruttore alla velocità massima, quindi se ce l'avete a 0 rotatela completamente dall'altro lato in questa maniera. Ora fate forza su questa fessura, attenzione a questa vite, questa vi fa da fermo, quindi ora ce ne siamo accorti, la togliamo subito. Premiamo sulla fessura. Fatto questo, sfilate quest'asta e continuate a tirare. Mentre tirate potete fare leva qui sotto, quindi inserite il giravite poco sopra l'interruttore e iniziate a fare un po' di leva. Ok, arrivati a questa posizione si tira il coprimano, quindi si sfila. Sganciate anche il connettore di alimentazione, continuate. Ora arrivati a questa posizione bisogna innanzitutto sganciare anche
l'interruttore. Quindi il cavetto lo tirate all'esterno, premete qui sul lato e sganciate anche il connettore. Fatto questo, tirate all'esterno l'interruttore senza tirarlo fuori via, diciamo tirarlo tutto. Ora sganciate anche l'asse di trasmissione e prendiamo la nuova. Sostituiremo l'asse di trasmissione con una versione compatibile che è tranquillamente utilizzabile anche al posto dell'originale. Per rimontarla sull'interruttore c'è un verso, se vedete questo è un po' più largo e questo è un po' più stretto. L'incasso alla stessa maniera, quindi c'è un verso, questo più stretto, l'incasso più largo, incastrate. Fatto questo, allora inserite l'asta all'interno del foro, alloggiate subito l'interruttore e proseguiamo a rimontare il coprimanico. Quando rimontate il coprimanico bisogna fare questo movimento, quindi l'asta deve rimanere verso di noi e il coprimano andare all'esterno. Si continua a far sfilare più o meno in questa posizione dove ci sono questi incassi, quindi devono combaciare uno sì e uno no. In pratica all'interno c'è una slitta che permetterà poi alla fine di bloccare il tutto. Una volta che siamo in questa posizione bisogna stare attenti da quest'altro lato. Adesso si sta smontando tutto, ma poi vi faccio vedere come rimontare tutti i vari pezzi. Allora ripetiamo, quando siamo più o meno in questa posizione bisogna tenere il coprimano il più possibile attaccato sullo scheletro e nel frattempo premere questa linguetta. Vi faccio vedere tra poco anche il perché. Allora c'è qualcosa che ci incastra, ok. Qui la linguetta non è rientrata all'interno dello scheletro, quindi intanto l'accompagnate. Ora sempre tenendo il coprimano saldo verso lo scheletro, premiamo sulla linguetta qui e cerchiamo di spingere il coprimano verso il basso. La linguetta va all'interno, non all'esterno. Nel caso in cui fosse andata all'esterno, rismontate il tutto e riprocedete. Stessa cosa anche sulla parte superiore. Il coprimano deve capitare all'esterno. Se c'è qualche linguetta che capita all'interno perché si è rotto, lo tirate fuori, lo riaccomodate con una pinza e poi rimontate il tutto. Ora, senza dimenticarci, la prima cosa da fare è ricollegare il connettore di alimentazione e ricollegare anche l'interruttore. Rialloggiamo il connettore, accomodiamo i cavi. Per i cavi c'è, allora intanto ve lo monto e ora vi faccio vedere a cosa dovete fare attenzione. Allora, questo qui è il passaggio del cavo, quindi dovete seguire per forza questa linea, altrimenti nel momento in cui andate a rincastrare poi la calotta vi fa ostacolo, quindi fa spessore e non va bene. Si è smontato anche il segnalatore ha l'incasso qui dentro, quindi senza smontare scheda e nulla, va da solo. Ovviamente ricordatevi di agganciare anche il tubicino. Riaccomodate sempre il tubicino all'interno dello scheletro, quindi state attenti che non vada su questo profilo. Ora rinseriamo l'asta. L'asta si inserisce qui all'interno di questo foro, vedete? Quindi la reinseriamo
alloggiamo anche il perno e andiamo avanti. Ora è il momento del pulsante, quindi rialloggiamo anche il pulsante. Fatto questo possiamo rimontare il frontale. Allora, per prima cosa dobbiamo rincastrare i due perni, quindi sulla parte superiore infiliamo prima i due perni. Quando il tasto è libero possiamo chiudere tutto. Attenzione a questi altri due perni sulla calotta che vanno rialloggiati lungo questi due profili. Chiudiamo il tutto e continuiamo con le viti. Allora, facciamo l'appello di tutte quante le viti. Se perdete qualche vite, mi raccomando, non utilizzate viti che siano più lunghe di quelle originali, altrimenti si buca la calotta dall'altro lato. Ora, per riavvitare le viti, se state utilizzando un trapano avvitatore, mi raccomando, utilizzate la funzione avvitatore con una frizione bassa, altrimenti rompete tutto. Ora è il momento del manico. Per rimontare il manico, interruttore a 0, quindi verso il simbolo off, manico posizione a 0, quindi dovete tirare l'indicatore il più in alto possibile, premete il tasto e infilate il manico. Ok. Per verificare che sia andato tutto correttamente, muoviamo le marce e l'indicatore si deve muovere. Ok, è andato tutto a norma. Ora rimontiamo l'unità filtro. Per rimontarla ci sono questi due perni in gomma che vanno semplicemente spinti all'interno di questi due fori. Chiudiamo, rimontiamo anche la spazzola e abbiamo terminato. Allora, perché cambiare l'asta di trasmissione? L'asta di trasmissione si cambia normalmente perché si può spezzare. Si spezza, diciamo mediamente si spezza quando c'è qualche problema sul manico o sul collarino, quindi si fa troppa leva e in quel caso si è già rotto il collarino, quindi se state cambiando questa qui è molto probabile che state cambiando anche il frontale. Ovviamente le istruzioni rimangono sempre le stesse. Se si rompe l'asta non potete più muovere le marce, quindi non potete più sfruttare le varie funzioni, le varie velocità della macchina, compresa la marcia automatica. Fatto questo abbiamo sostituito l'asta di trasmissione ad un folletto 140. Vi ricordo che lo stesso ricambio va bene sia per il 140 che per il 150 e le istruzioni per la sostituzione rimangono sempre le stesse. Trovate l'asta di trasmissione compatibile per folletti 140 e 150 sul nostro sito www.brsoft.com con il codice K0407.